Qui in Amazzonia questa raganella specifica viene utilizzata come medicinale. Ese es el espíritu de la selva. Questa è una larva del frutto della palma. Questa cosa qui potenzialmente può uccidervi. Benvenuti nella musica, quella vera. Siamo nel cuore della foresta amazzonica, perché in questa vegetazione impenetrabile tra funghi velenosi e ragni mortali si trova l'uccellino con il canto più bello del mondo. Si chiama Ciphorinus arada, anche conosciuto come Uirapuru. È piccolo così, è rarissimo e la leggenda narra che quando lui canta tutta la foresta si zittisce per ascoltarlo. Io sono qui per trovarlo, per filmarlo e per raccontarvelo. Ma facciamo qualche passo indietro. Mi chiamo Pietro Morello. Viaggiando per il mondo ho scoperto che la musica è molto più di qualche nota su uno spartito. E ho cominciato a farmi una domanda. Come abbiamo iniziato a fare musica? Dov'è il punto di partenza di tutto? La mia missione è scoprirlo, nei luoghi dove la natura ha ancora il controllo, alla ricerca dell'origine della musica. Ascoltando i suoni che gli animali fanno per comunicare, per cacciare, per accoppiarsi. Voglio ascoltare tutti gli animali che parlano in musica. Benvenuti in Musica Bestiale. Il nostro viaggio dentro il polmone del mondo alla ricerca dell'uccellino più musicale di tutti è iniziato così, navigando nel Rio delle Amazzoni immersi nella fitta vegetazione della foresta pluviale. In questa gigantesca distesa verde che produce quasi il 10% dell'ossigeno mondiale e che si estende per 9 paesi, quasi il più grande dell'Unione Europea, si nasconde il 10% di tutte le specie animali presenti sul pianeta. E proprio per stare lontani dall'impatto che l'uomo ha avuto qui, abbiamo deciso di lasciarci alle spalle la foresta secondaria, dove l'influenza antropica è molto presente, e andare ad accamparci verso la foresta primaria, molto più isolata, fitta e piena di segreti. Stiamo andando a cercare un albero da piantare nell'accampamento per poterci appendere le amache per poter dormirci queste notti. Le foglie della palma ci serviranno come pavimento, ci servono a far sì che non si crei una sorta di ristagno di moscerini sotto le amache. Y también aquí en la selva hay un pájaro que le decimos pájaro mensajero. Cuando hace es porque alguna persona está cerca o cuando estás cazando animales, el animal está cerca. Y cuando el pájaro hace chicua, chicua, no es bueno. No es bueno. No. Es mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Te puede venir la lluvia y no cazas nada, no hay animal, o no vas a encontrar trabajo. E l'accampamento l'abbiamo finito. E penso sia importante rispondere a una domanda. Perché siamo qui? Per cercare l'Uirapuru, grazie. Ma perché ha senso fermarsi ad ascoltare il canto degli uccelli? Non possiamo sapere con precisione qual è la reale origine della musica, però possiamo ipotizzarla perché noi esseri umani da sempre imitiamo la natura. Facciamo un esempio parlando degli uccelli, che è proprio il focus di questo primo episodio. Io, cacciatore di una tribù in cui non esiste ancora la musica, devo cacciare quell'uccellino lassù. Mi rendo conto che se imito il suo canto lui mi risponde e quindi scopro dove si trova e così riesco a prenderlo. A questo punto, per celebrare il fatto che sono riuscito a cacciarlo, imito di nuovo il suo canto e in questo caso la musica si sta facendo espressione di allegria. Poi comincio a pensare che se la sera prima di andare a cacciare imito il canto di quell'uccellino, il fatto mi porterà ad avere più possibilità di trovare quell'uccellino e così la musica ha assunto un significato sciamanico, religioso. A questo punto il cacciatore si rende conto che sapendo cacciare quell'uccellino risulta anche più affascinante e allora comincia a imitarne il suono per testimoniare: io so cacciarlo, sono forte. E così la musica si è fatta anche richiamo d'amore. Ed esattamente come succede in tutta la natura, la
musica diventa un richiamo sessuale, una difesa del territorio, un grido alle armi, una celebrazione per la vittoria. Tutti gli animali, tutta la natura fa musica da sempre esattamente con questi scopi. Ed è per questo che ascoltare il canto degli uccelli può dare delle enormi risposte su come è nato il nostro modo di far musica. E in particolare l'Uirapuru ha un canto molto apprezzabile da noi esseri umani, sia per una questione di ritmica che per una questione di armonie. Ma questa cosa ve la racconto quando lo troviamo. E proprio per trovarlo finalmente era arrivato il momento di entrare nella foresta amazzonica. Esa es la plantación del Chuyachak. Ese es el espíritu de la selva. Si tú hablas mal de él vas a llover mucho. Dentro la foresta amazzonica, insieme all'uccellino più musicale del mondo, si nascondono un sacco di animali, alcuni dei quanti musicali tanto quanto una pantofola, ma comunque stupendi da scoprire. E infatti all'improvviso ci siamo trovati faccia a faccia con lui, un animale stupendo che puzza, il formichiere. Sono animali pazzeschi, hanno sviluppato tutto il proprio corpo e la propria scatola cranica in funzione di mangiare formiche. Hanno questa proboscide praticamente dentro cui tengono una lingua lunghissima e sopra la lingua hanno una sostanza appiccicosa, molto viscosa, che serve proprio per essere infilata nei cunicoli di un formicaio, riempirsi di formiche e tornare dentro. Poi dal punto di vista della struttura fisica sono dei bradipi da terra, sono bellissimi, lentissimi, veramente stupidi, affascinanti in un modo allucinante. Ovviamente hanno con loro un odore molto acre, perché essendo molto lenti sotto il pelo si sviluppano un sacco di microrganismi che puzzano, e inoltre mangiando le formiche l'acido formico delle formiche viene sprigionato nell'aria. Quindi noi abbiamo cominciato a sentire molto prima di vederlo, perché c'era proprio odore acre, odore di cimice, ed è stupendo, non l'avevo mai visto uno dal vivo ed è dietro di me. Incredibile, che figo! Immaginatevi che palle passare la vita a cercare 30.000 formiche al giorno da mangiare. Ma le formiche in questa foresta di certo non scarseggiano, e a differenza di come siamo abituati noi in Europa, qui le formiche pungono, e anche forte. Picca un botto! Ah. Qui in Amazzonia ce n'è una in particolare, e ovviamente è la più pericolosa del mondo, la formica proiettile. La bullet ant. Qui c'è il loro nido che ha trovato Luis. A parte che guardate la dimensione assurda di questo insetto, veramente incredibile, ed è considerata la puntura più dolorosa del mondo, o quantomeno una delle punture più dolorose del mondo, perché il suo veleno neurotossico può durarti per più di 24 ore e c'è un'alta possibilità che il 5% della popolazione mondiale sia allergica a questo veleno, quindi possa morire per shock anafilattico. Adesso direi che ci togliamo dal nido per evitare che ci vadano negli stivali, ma pensate quanto è incredibile la natura. Siamo qui a cercare degli uccelli e abbiamo trovato la formica più velenosa del mondo. Bellissima, veramente bellissima. Per fortuna non tutte sono antipatiche come la formica proiettile. Infatti queste formiche tagliafoglie sono tutte in riga che marciano con un solo obiettivo: costruire la loro casa. Guarda qua. No. C'è un nido non piccolo. Sai cosa sembra questa scena? Sembra tipo quando vai a vedere il presepe vivente E poi ti vedi il mini mondo in miniatura. Lì in realtà c'è tipo un mini mondo che è fatto dalle formiche. Guarda la dimensione di questo formicaio e guarda le foglie intorno, che sono tutte tagliate con una precisione chirurgica, perché usano le loro chele per tagliare le foglie e se le portano in giro portando una quantità di peso incredibile rispetto al loro corpo. E poi ci costruiscono... Cosa ci costruiscono, Gioele? Le strutture interne. Cioè ci fanno i muri? Sì, tipo. Sono di Bergamo queste formiche, costruiscono i muri. E in questo formicaio di formiche tagliafoglie vediamo come il formichiere infila quella proboscide che ha piena di lingua. Proprio qui si infila nei cunicoli, vedete questi buchi che crea? Ecco, questi sono quelli in cui infila il muso per cacciare le formiche. Le formiche tagliafoglie inoltre sono un esempio perfetto di come in natura niente viene buttato. Tutte le foglie che loro tagliano diventano parti strutturali dei muri che compongono la loro casa sotterranea. E qui in natura tutto funziona così. Ogni albero morto diventa una casa per le termiti, ogni sostanza organica viene riutilizzata dai microrganismi come sostanza vitale. E secondo me noi dovremmo prendere esempio dalla natura, che da sempre utilizza il riciclo come motore portante della propria vita. Esattamente come fa RCE Photo, che ha deciso di sostenere questi documentari. Gli obiettivi con cui voi potete guardare questo documentario vengono proprio da lì, da RCE Photo, perché qualcuno prima di me ha finito di utilizzarli, li ha presi e li ha dati nelle mani di esperti che si occupano di controllare e garantire la massima qualità su tutte le fotocamere e gli obiettivi che trovate sul sito. Infatti su rcefoto.com ce ne sono oltre 18.000 e ogni settimana arrivano più di 1.500 nuovi prodotti, quindi praticamente trovate sempre quello che cercate. Inoltre tutti i prodotti sono garantiti dai 2 ai 4 anni e così
siamo tranquilli. Inoltre RCE non ti aiuta solo nell'acquisto, ma anche nella vendita. Infatti se hai un sacco di attrezzatura ferma in un cassetto a prendere polvere, o se come me vuoi sempre sperimentare qualcosa di nuovo e quello che avevi prima non ti serve più, qui può tornare ad avere una seconda vita. Ma soprattutto una cosa per me tanto importante è poter toccare le cose con mano, poter chiedere consiglio a un esperto o comunque provarle prima di acquistarle. E per questo RCE Photo ha 17 negozi fisici non solo in Italia, ma anche in Germania, Francia e Lituania. In descrizione trovi il mio codice sconto, così se vuoi iniziare o continuare il tuo viaggio verso un mondo più sostenibile puoi farlo direttamente da qui. Perché in fondo se la natura non spreca niente, possiamo farlo anche noi. Camminando per la foresta amazzonica c'è una colonna sonora meravigliosa, però non tutti sanno cantare. Infatti ci sono alcuni uccelli stupendi, ma il cui verso assomiglia un po' a mio nonno quando starnutisce. Come lui, il tucano, un miracolo di ingegneria con le piume. Quel becco enorme non serve per difendersi o per cacciare, serve per termoregolarsi, tipo il radiatore di una macchina. Dentro infatti ci passa il sangue e il tucano regola la propria temperatura corporea aprendo e chiudendo la circolazione, come se abbassasse il finestrino. E come è facile da immaginare, quel becco così gigantesco gli dà non pochi problemi nel volo. Per questo il tucano passa la sua giornata a zompettare da un ramo all'altro e tra gli stessi rami si nasconde un altro animale con la capacità di movimento di una lavatrice. Il bradipo. Sta guardando in camera, capisci? Guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba. Sono troppo felice. Questo qui è un bradipo, uno degli animali e dei mammiferi più incredibili che esistano. Avete presente Sid dell'era glaciale? Quello era un bradipo. La sua lentezza è incredibile, è quasi un superpotere. Infatti consuma pochissima energia, lui mangia pochissimo, per digerire ci può mettere addirittura 20, 25, 30 ore e tutto il suo pelo è pieno di microrganismi, è praticamente una foresta pluviale sopra un animale, perché col suo movimento super lento non riesce a sgrullarsi di dosso tutti gli esseri viventi, quindi coleotteri, epidotteri, tutte le formiche, e sotto il suo pelo crescono alghe, funghi, licheni, insomma è un microorganismo intero. Anche di lui purtroppo non ce ne frega niente dal punto di vista musicale, perché praticamente non fa verso, non fa verso, però sono felicissimo di averlo visto. Ma noi siamo qui per gli uccelli e ovviamente non si risparmiano grandi storie e leggende sul loro canto. Una mamá no podía criar a sus hijos, a una femenina y a un masculino. No se hallaba capaz de criarles, les dejó en media selva. Y entonces los niños decían, ay, ay, mamá. Esa es la leyenda que antiguamente pasaron. Senti? Questo pajaro che ci sta rispondendo, ci ha raccontato Org della leggenda incredibile che c'è dietro. E questo di nuovo torna sul fatto che noi esseri umani ascoltiamo la musica della natura da sempre e le attribuiamo dei significati spettacolari. Non solo abbiamo basato la nostra percezione musicale sulla natura, ma anche tutta la nostra percezione culturale. Pensate a questo ai ai mama. Cioè se ci pensate, noi esseri umani la scala discendente la usiamo per raccontare la stessa cosa. Ai ai mama. Come lo diresti se volessi dirlo triste? Come lo dice il passerotto? E sono emozionatissimo perché questa leggenda che ci è capitata tra le mani a caso perché cantava un passerotto mi permette di raccontarvi quello che sta dietro alla musica, quello che c'è alla base della cosa che io amo di più in assoluto e che soprattutto è propria di ogni cultura. Non esiste nessuna cultura che non ha musica, perché non esiste nessun essere umano che non ascolta la natura e attribuisce a un suono del genere qualcosa di magico, qualcosa... Mamma mia, sono emozionatissimo. Benvenuti nella musica, quella vera, quella che stava prima. Benvenuti in Amazzonia. Ma tutti gli uccelli che stiamo sentendo cantare non vi hanno fatto nascere una domanda? Cioè, come fanno gli uccelli a cantare in modo così preciso e accordato?
Prima di tutto dobbiamo capire come fanno a respirare gli uccelli. Sono muniti anche loro di polmoni, esattamente come noi mammiferi. Però attaccati ai polmoni hanno delle piccole sacche d'aria che non servono per lo scambio di gas, quindi di ispirazione e espirazione, ma servono a dare maggior controllo di pressione ai polmoni dell'uccellino. Questo gli permette di continuare a cantare ininterrottamente per minuti interi, sia inspirando che espirando, praticamente come se non dovessero mai smettere di farlo. Noi esseri umani, noi mammiferi in generale, all'interno della laringe abbiamo due piccole membrane che vibrano e battono insieme, che si chiamano corde vocali. Gli uccelli hanno la siringe, che è un organo fatto in questo modo, come se fosse una Y al contrario, che si trova nella biforcazione dei bronchi, subito alla base della trachea. All'interno della siringe ci sono diverse paia di membrane vibranti, che lavorando insieme a tanti fasci muscolari che stanno all'esterno della siringe possono essere strette o tirate in modo da cambiare la produzione del suono. Essendo queste membrane vibranti nelle due parti della biforcazione della siringe, tutti gli uccelli canori possono modulare due note insieme. Per noi è assolutamente impensabile, impossibile, avendo solo due corde vocali che battono. E la cosa incredibile è che il controllo muscolare è diviso nelle due parti della siringe, quindi letteralmente gli uccelli possono creare un'armonia. Se una parte della siringe fischia in do, l'altra parte può fischiare in sol e quindi creare un'armonia di quinta. Ovviamente quest'organo canoro così complesso viene controllato da una parte del cervello specifica. La cosa più importante da capire è che tutti gli uccelli canori hanno la siringe. Non tutti gli uccelli sono canori. Uccelli interessantissimi non hanno la siringe, quindi non possono cantare in un modo così melodioso, producono solo dei versi terrificanti. Ufficialmente è iniziato a piovere, anche tanto. D'altronde cosa ci aspettavamo? Siamo nella foresta pluviale, quindi piove. Quindi adesso ci attrezziamo per continuare a riprendere anche sotto il diluvio universale. Cerchiamo di farvi vedere quali creature escono grazie all'umidità della pioggia. Questa è una larva del frutto della palma e teoricamente gli indigeni locali la danno ai bambini per curare la tosse e il mal di gola. E quindi chi siamo noi per non provarla? Primo taste test di proteine locali. È succosa, è tanto succosa, però è super buona, sa di cocco. La pioggia è ossigeno per la foresta e qui, quando piove, lo fa seriamente. Queste secchiate d'acqua per cui sembra di annegare mentre si cammina, però risvegliano altri animali completamente diversi da quelli visti finora, come le rane. Non sono sicuro perché non conosco abbastanza bene gli anfibi, ma questa dovrebbe essere una rana foglia. Vedete come la sua struttura fisica si è completamente modificata per assomigliare il più possibile alla foglia di un albero. Così nell'istante in cui si mette su una corteccia in verticale è quasi riconoscibile agli occhi dei predatori. Pensate alla natura cosa è stata capace di fare su degli animali per renderli invisibili ai predatori e quindi permettere di continuare a portare avanti la specie. Ma non tutte usano il mimetismo per scappare ai predatori. Nel magico mondo delle rane, infatti, c'è chi usa tecniche molto meno simpatiche. In natura i colori sgargianti, infatti, vogliono dire una sola cosa: veleno. Questa è una raganella. Queste zampe lunghissime che vedete raramente servono a saltare. Lei è una rana arboricola, quindi la maggior parte del tempo la passa su un albero. Questa rana è velenosa, o quantomeno è potenzialmente velenosa. Le tossine che sviluppano le rane velenose non sono intrinseche nella rana. Alcune rane le sviluppano mangiando degli animali velenosi. Poi è come se sudassero e facessero un cocktail di veleni, quindi potenzialmente possono essere gli animali più velenosi del mondo. Qui in Amazzonia si trovano le dart frog, le rane punta di freccia, cioè le famose rane sui cui gli indigeni intingono le punte delle frecce per poi poter uccidere i propri nemici o uccidere gli animali che stanno cacciando. Qui in Amazzonia questa raganella specifica viene utilizzata come medicinale. In generale tutti gli indigeni locali si curano con la selva, quindi con le piante, con gli animali, con i veleni. C'è chi si nasconde, c'è chi avvelena e poi c'è chi ti stritola fino alla morte. Questo è un boa constrictor imperator direttamente nel suo ambiente, un serpente prettamente arboricolo. Adesso l'obiettivo è cercare di prenderlo. Il problema è che questi sono animali veloci. Ti faccio paura qui. Bravissimo. Eccolo. Yuhu! Eccolo. Adesso capiamo un attimo se è un maschio o una femmina, ma a giudicare dalle dimensioni penso una femmina subadulta. Questi serpenti hanno una forza incredibile. Con i suoi muscoli mi sta stringendo. Eccoti qua. Là. Eccolo, ok. Questi animali sono praticamente dei fasci unici di muscoli. Vedete quanto si tende la sua schiena quando fa i movimenti. Le sue dimensioni enormi ci hanno permesso di vederlo senza nessun problema. Adesso voglio vedere se si calma un pochino. Eccolo qua. Guardate che animale, ma veramente incredibile. Questi animali hanno una dieta principalmente basata sui mammiferi, quindi mangiano ratti, piccoli conigli che gli passano davanti. Adesso l'obiettivo è non farci dare un morso proprio ora. Questa è una posizione di ispezione. Con la lingua lui sta tastando tutti gli odori. I serpenti hanno un organo nel palato che gli permette ogni volta che tirano fuori la lingua
di captare delle particelle odorifere per poi inserire la lingua all'interno di un buco che hanno nel palato che ispeziona tutte le informazioni che ci sono in quel momento sulla lingua. Ok, effettivamente l'abbiamo tirato giù dal suo ramo, mi ha tirato un bel morso sulla mano. Non sono serpenti assolutamente velenosi, questi serpenti sono costrittori, significa che per uccidere la loro preda devono stringerla fino alla morte. Però comunque hanno dei denti belli aguzzi, infatti mi ha tagliato un po' il dito. Ovviamente dal punto di vista musicale penso che meno musicale di lui esista solo una sedia a dondolo, però è comunque un animale troppo affascinante e siamo nel bel mezzo della foresta amazzonica. Direi che questo è il momento di farla tornare sul suo albero. Guardate la dimensione di questo animale. Ecco fatta. Fanno 400 gradi, c'è il 90-95% di umidità. Guardate la dimensione di quest'albero. Cioè questa è una sua radice. Non ho parole, è una cosa incredibile. Altri cantanti che vogliono spodestare gli uccelli per il primato a chi canta più forte sono le scimmie. E tra le 150 specie diverse di scimmie presenti ci sono anche alcuni primati che assomigliano vergognosamente a mio cugino. Sono le scimmie lanose grigie. Agilissime, con una coda fortissima in grado di sostenere tutto il peso in delle oscillazioni che gli permettono di saltare da un ramo all'altro e soprattutto che utilizzano la coda come bilanciere. Abbiamo ufficialmente finito le provviste. Quale migliore occasione per prendere la barchetta e andare a pescare sul Rio delle Amazzoni? Vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Io sinceramente spero di pescare qualche piranha. Vediamo. Ma il polmone del mondo non vive solo di giorno. Di notte infatti cambia completamente la musica. Si comincia a sentire il frenire dei grilli, i fischi degli uccelli notturni e soprattutto esce l'altra faccia della foresta amazzonica, ovvero tutti quegli animali un po' più invisibili, come possono essere rettili, arachnidi o anfibi. Quindi adesso cominceremo una lunga passeggiata notturna alla ricerca di tutti quegli animali che di giorno sono completamente invisibili nella foresta amazzonica. Dopo neanche troppe ore di ricerca, eccola qua, una tarantola terricola sudamericana. Questo esemplare passa praticamente tutta la sua vita tra la terra e un buco scavato sottoterra e lei, infatti, di dimensioni direi che si fa assolutamente rispettare. Ovviamente stiamo parlando di un ragno altamente velenoso, il cui veleno però molto raramente uccide l'uomo, bisogna essere veramente allergici, ma comunque il suo morso è tutto fuorché piacevole. Guardate che animale pazzesco, come coordina le sue 8 zampe per fare percorsi sul mio braccio. Questi peli qua dietro sono i suoi peli orticanti. In questo momento è particolarmente tranquilla perché non ne ha scacciato neanche uno. Direi che come prima tarantola della serata abbiamo trovato un esemplare assolutamente di rispetto. È venuto il momento di liberarla. E qual miglior terreno se non il suo terreno? Quindi prego, buona passeggiata. La nostra ricerca notturna si è trasformata in un ascolto. Se sentite, i suoni sono veramente tanti e non solo quelli, perché abbiamo trovato un amblipige. Avete presente quel film di Harry Potter in cui sperimentano l'incantesimo Crucio? Ecco, lo fanno proprio su un amblipige come lui. Questo è un animale completamente innocuo, può fare molta paura perché il suo aspetto non è dei migliori. In realtà non è nient'altro che un ragno, più o meno. Fa parte della famiglia degli arachnidi, esattamente come ragni, scorpioni e zecche. Queste due lunghissime antenne super sensibili in realtà sono delle zampe, la settima e l'ottava zampa del ragno, che si sono trasformate in delle antenne super lunghe e super sensibili. Vedete che roba? Le muove subito. Invece queste due paurosissime braccia mega spinose sono i suoi pedipalpi. Avete presente che lo scorpione ha la coda col pungiglione, le zampe e le due chele con cui prende le prede. Queste nient'altro sono che le chele dello scorpione. È un animale stupendo perché questo aspetto super creepy e spaventoso in realtà si traduce in un animale docile e fragile. Ma la Terra non è l'unico posto in cui di notte esce qualcuno di particolare. Infatti nel Rio delle Amazzoni dalle ultime ore del tramonto cominciano ad affiorare degli occhietti. E questi sono gli occhi del caimano.
riuscire a prendere un caimano non è un'impresa semplice. Infatti solo dopo tante ore di ricerca in barca e diversi tentativi ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti nella cattura di un bellissimo caimano. Questo qui viene direttamente dalla preistoria, sembra uscire da Jurassic Park. Ci pensate, milioni di anni di evoluzione e i coccodrillidi sono cambiati veramente poco. Pensate a questa coda che serve per nuotare, guardate, è lunga più del suo stesso corpo e ha questa struttura piatta fatta apposta per potersi muovere velocissimo sott'acqua, con queste zampe palmate che sono proprio fatte apposta per nuotare velocissimo e questi occhi incredibili, non so se riuscite a vederli. Pensate che tutti i coccodrillidi, in questa bocca che potrebbe tranquillamente staccarmi un dito senza nessun tipo di problema, hanno una quantità di denti spaventosa e soprattutto li possono cambiare in continuazione per tutta la vita, cioè ogni volta che perderanno un dente ne crescerà uno nuovo, a prescindere da quante volte l'hanno perso. Veramente meraviglioso. Questo ovviamente è un piccolo, questi possono diventare fino a 2 metri. Lui potrebbe staccarmi un dito, sua mamma potrebbe staccarmi un braccio. Seconda cattura della nottata fuori. Guardate che cavolo di animale pazzesco. Ha una forza veramente importante. Guardate la texture della schiena. Sembra un misto tra un'iguana e un coccodrillo. Non saprei veramente dirvi di che cosa si tratta. Sicuramente è un sauro e sicuramente è erbivoro, perché riuscite a guardare i molari? Questi molari ci fanno capire che si tratta di un erbivoro. Parliamo di un animale comunque che tranquillamente sta oltre il metro di lunghezza, coda compresa. Ha degli artigli niente male, mi sta graffiando tantissimo. Bene, è il momento di liberarla. Sono 8 giorni che camminiamo nella foresta senza sosta e sento che siamo sempre più vicini all'Uirapuru. Ma oggi, cercando lui, abbiamo trovato alcuni suoi vicini di albero che fanno dei nidi particolari. Lei è l'oropendula di Montezumo, forse l'uccello con il verso più strano che abbia incontrato. E dopo estenuanti ricerche e giorni passati nella foresta, camminando in silenzio e ascoltando ogni suono possibile, verso le 5 di mattina dell'8° giorno consecutivo nella selva abbiamo sentito un richiamo familiare. E allora, rapidissimi, telecamera alla mano, 600 mm, microfono al massimo e si comincia con la caccia. Dopo una settimana senza mai uscire dalla foresta amazzonica, finalmente l'abbiamo sentito. Il canto dell'uccello più musicale del mondo, l'Uirapuru. Sono troppo emozionato. Sono un po' dispiaciuto perché non sono riuscito a riprenderlo, purtroppo è volato via. E adesso è venuto il momento di capire perché siamo qui. In che senso l'Uirapuru ha il canto più bello del mondo. L'Uirapuru fa parte della famiglia degli scriccioli, quindi a tutti gli effetti gli uccelli canterini, quelli con il canto più complesso. Ecco, l'Uirapuru si distacca un pochino perché non ha un canto estremamente complesso a livello di suoni. Però se lo ascoltate, questo ha 3 caratteristiche fondamentali che lo rendono per noi esseri umani uno dei canti più interessanti da ascoltare nel campo degli uccelli. Il primo, la ritmica. Sentite com'è tu 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 tu. È molto schematica. Se ascoltate canti di altri uccelli, sentite ritmi complessi dove sì, ci sono dei pattern che si ripetono continuamente, ma è una ritmica molto intricata. Poi c'è la parte armonica. L'Uirapuru, senza poter sapere che per noi esseri umani ha un significato pazzesco, utilizza dei continui salti di ottava, di quarta e di quinta, che all'interno della scala diatonica corrispondono per noi a una sensazione di movimento, la quarta, di tensione, la quinta, e poi di ritorno alla calma, l'ottava, che risolve la scala. Tutto questo per noi è molto inconscio, ma è qui che arriva il terzo punto. Noi questa musica qui l'abbiamo già sentita ovunque. Prendete ad esempio la fuga numero 20 in La minore di Bach. C'è un suono che ricorda veramente tanto il canto dell'Uirapuru. Questo che cosa vuol dire? Sicuramente non il fatto che Bach ha imitato l'Uirapuru, visto che è quasi impossibile che l'abbia sentito nella vita, ma vuol dire che il
canto di questo uccellino per noi esseri umani risveglia delle sensazioni musicali molto coerenti con la nostra musica. Anche se ascoltate un compositore come Haydn potete risentire ogni tanto questo canto simile al canto dell'Uirapuru. Molti flauti anche delle orchestre di Morricone sembrano presi dal canto di questo uccellino. Questo perché la musica non è solo una questione di teoria, di note, di scale. La musica sono sensazioni. E quando dico che noi esseri umani abbiamo iniziato a fare musica solo perché abbiamo imitato la natura, intendo proprio questo. Tutte le culture del mondo fanno musica per esprimere concetti, per fare rituali, per accoppiarsi, per difendersi, per suonare alla battaglia. Da sempre la musica fa parte di noi perché fa parte del nostro ambiente. Questo uccellino ci spiega esattamente questo, la musica della natura. Questo era l'Uirapuru e l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato. Appena tornerò in Italia mi adopererò per trovare un amico ornitologo che magari nel suo repertorio ha una ripresa in alta definizione dell'Uirapuru, così riesco a farvelo anche vedere. Non possiamo sapere qual è la vera storia della musica, però possiamo continuare a studiare e a girare il mondo alla ricerca di tutti gli animali che tra di loro parlano utilizzando la musica. E lo faremo perché questo era solo il primo episodio di Musica Bestiale. Gli animali che tra di loro parlano in musica. Che figo! Siamo qui per fare un documentario, però siamo sempre dei bambini che giocano e ci sono le liane, quindi... Gigante, eh? Oh, Gesù, è altissimo!